Raga, buongiorno. Allora ragazzi, in questo video risponderò ad una domanda che mi è stata fatta più volte, ovvero perché ho scelto l'R1M che potete vedere alle mie spalle piuttosto che una Panigale V4. Prima di iniziare a parlare di quelli che sono per me i problemi della Panigale V4, direi di parlare anche dell'evoluzione che questa moto ha avuto da quando è uscita sul mercato nel 2018 ad oggi. Dovete sapere che ci sono ben 3 generazioni di Ducati Panigale V4. La 2018-2019, la 2020-2021 e la 2022-2024. La prima è ovviamente la 2018-2019 e nella prima generazione, così come anche le altre due, c'erano 3 modelli, la V4, la V4S che si differenzia dalla base per cerchi forgiati e sospensioni elettroniche e la V4R. La differenza tra V4R e V4S invece è più sostanziale perché la V4R monta un motore 1000 di cilindrata, invece la V4 base e la V4S montano lo stesso motore da 1103 cm3. Un'altra cosa che differenziava la V4R dalla V4 base e la V4S era un telaio diverso. Infatti il telaio del V4R presenta delle aperture laterali che permettono di essere meno rigido. A mio avviso questa prima generazione di Panigale V4 sarebbe un po' da evitare perché i problemi sia di carattere di affidabilità sia di guida sono notevoli. La V4 di quegli anni infatti aveva un carattere abbastanza scorbutico, era molto nervosa, un'erogazione molto aggressiva e inoltre era una moto che scaldava veramente tanto e quindi c'erano anche dei problemi a livello di affidabilità, parecchi motori che avevano problemi proprio perché la moto si surriscaldava molto. Ducati poi con la seconda generazione di Panigale V4 nel 2020 cerca di correre ai ripari, risolvendo in parte quelli che erano i maggiori problemi della Panigale V4. Infatti il telaio della V4R equipaggerà anche la V4 base e la V4S, mandando completamente in pensione il telaio della V4 base 2018-2019 che non presentava le aperture laterali. Viene completamente stravolto l'assetto alzando di 5 mm il centro di gravità della moto e viene addirittura tagliata la coppia nelle prime marce, prima, seconda e terza marcia, in modo da avere una erogazione più lineare. E per cercare di raffreddare meglio il motore Desmo 16 stradale, Ducati porta un nuovo aeropack, quindi una nuova carenatura, che grazie a delle aperture laterali sulla carena permette di raffreddare meglio sia il radiatore dell'acqua sia il radiatore dell'olio. Dovete sapere che i gradi centigradi da perdere erano tanti, infatti Ducati è andata a cercare anche un po' nel dettaglio, spostando addirittura i catadiotri, i catari infrangenti sostanzialmente, che nel 2018 erano presenti qui sullo stelo Forcella e invece nella 2020 sono stati messi vicino alla pinza freno tramite un supporto. Questo per evitare che i catari infrangenti messi negli steli Forcella deviassero l'aria verso l'esterno e non verso il radiatore. A questo punto direte, beh, perfetto, prendo una Panigale 2020, problema risolto. In realtà non è esattamente così. Infatti alla fine di questo percorso vi dirò quelli che sono rimasti i principali problemi, a mio avviso, della Panigale V4. I problemi infatti sono stati migliorati ma non risolti. I problemi con le temperature rimangono, tantissime moto che rompevano i catalizzatori, quindi se avete una Panigale V4 vi consiglio caldamente di sostituirla con uno scarico racing. E inoltre in uscita di curva, aprendo con decisione, si innescavano dei pompaggi non indifferenti, quindi diciamo che la trazione non è di certo il punto di forza della Panigale V4. Arriviamo quindi all'ultima generazione di Panigale V4, ovvero quella odierna, che va dal 2022 al 2024. Vengono sostituite le alette con un modello un po' meno ingombrante e a loro dire questa era anche un'aletta più performante. Non ho dati al riguardo, quindi prendo per buono quello che dice Ducati. Vengono cambiati gli ingranaggi della prima, seconda e sesta marcia e inoltre il motore eroga mezzo cavallo in più rispetto alle generazioni precedenti. Poi sono state fatte anche altre modifiche riguardo l'ergonomia, ma quelle più importanti sono quelle che vi ho già elencato. Bene, adesso che abbiamo visto tutta l'evoluzione che ha avuto la Panigale V4 dal 2018 ad oggi, vi dico il perché ho scelto una Yamaha R1M piuttosto che appunto la Panigale V4. Dovete sapere che Ducati stessa per la Panigale V4R, quindi mi raccomando il 1000 e non il 1103 cc, bisogna rifare il motore ogni 5000 km. Tanti? Pochi? Quello che vi posso dire è che 5.000 km fatti interamente in pista sono
parecchi e quindi rifare un motore dopo 5.000 km diciamo che potrebbe anche starci bene. Quello che però sicuramente non sapete è che ci sono stati tantissimi casi di Panigale V4 e V4S, quindi il 1103cc, che è un motore meno spinto, che gira meno del V4R, che sono sbronzinati, quindi per chi è meno esperto che sono esplosi, si sono rotti, dopo 2000-3000 km. Quindi capirete che, diciamo, non mi fa stare molto tranquillo questa cosa. Poi sicuramente è una moto che ha tanti punti forti, ha un ottimo impianto frenante Brembo, ha un ottimo motore, molto potente, però capite che l'affidabilità è un aspetto per me molto importante. E i problemi di trazione per quello che mi riguarda sono rimasti. Non è una moto che ha un'erogazione lineare come può essere quella che ho alle mie spalle, e in uscita di curva continua ad avere un carattere nervoso. Non ti piace? Va molto forte nel motore, però la risposta Ma ce lo sgonfia. Eh? Ce lo sgonfia perché la gomma da tanti giri non ha quella lì, sai. va molto più pulita qua. Dopo quando prendi il cordone esteriori si muove di più, è meno stabile. Sì, la gomma usata è il handling. Sta anche forte, però percorrenza molto più pulita questa. Devi provarla questa. Con il pneumatico Come è finita? È finita la gomma. ma che quella Proprio per questi motivi io allora ho scelto una Yamaha R1M che fa della trazione, secondo me, il suo punto di forza in assoluto. Ha anche un ottimo motore che per essere un 4 cilindri, essendo un crossplane, quindi a scoppi irregolari, spinge veramente molto forte anche dai bassi regimi, quindi è un motore anche abbastanza presente. È una moto affidabile, anche se agli inizi nel 2015-2016 ha avuto anche lei qualche problemino, infatti quel motore poi è stato completamente sostituito nel 2017, ed inoltre ha una ciclistica veramente eccezionale. Io la reputo la moto più equilibrata tra le moto super sportive. Bisogna anche dire che questa moto da quando è uscita nel 2015 ha dominato in tutte le comparative, quindi ha vinto tutte le comparative 2015, 16, 17 e poi nel 18 il parere si è un po' diviso tra la Yamaha R1 e la Ducati Panigale V4. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se ne volete di simili, magari parlando dell'evoluzione che ha avuto la Yamaha R1 oppure un altro modello di moto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.